Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un gioco diverso. Voglio prendere in considerazione i miei oracoli lui-lei, perché sono nati proprio per manifestare una relazione sana e integra sul piano della realtà 3D. Quando noi parliamo di fiamma gemella, anima compagna, anima karmica, quando diamo queste etichette, no? I nomi ci servono comunque per comprendere certe cose. Poi a un certo punto il nome deve essere trasceso, perché non si può contenere l'assoluto in un contenitore etichettato. Quindi quando parliamo di fiamma gemella è la fiamma cristica che si risveglia in noi. È la fiamma cristica che si risveglia in noi grazie alla volontà del tuo sé superiore. Dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere che la nostra fiamma gemella, il nostro primo assoluto grande amante, è il nostro sé superiore. È il nostro Dio. E quindi il più grande amante e il solo e unico amante che noi possiamo avere è il nostro sé superiore. Quindi vi invito a riguardare il video sull'alchimia superior, attivazione del sé superiore, perché come ci insegnano anche i lemuriani, abbiamo tutti una controparte fiamminica. Ogni persona che incontriamo rispecchia il nostro livello di coscienza in cui ci troviamo. Che cosa vuole il tuo sé superiore da te? Cosa vuole la tua anima? Ecco, la tua anima vive in un'estasi costante, gioia, abbondanza e bellezza. E le esperienze che l'anima ti mette davanti sono funzionali affinché tu possa lasciarti andare a questa abbondanza e bellezza infinita. Il succo qual è? Che noi vogliamo sempre controllare. L'io, il nostro ego, vuole controllare l'esperienza, invece di abbandonarsi ad essa. La prova dell'essere umano sta nell'abbandonarsi all'esperienza di dolore, di ansia, stress, problema, non combatterlo. Chi è che vuole combattere quell'esperienza o quel dolore? L'ego, perché è progettato per la sopravvivenza. Dove sta il goal dell'essere umano, il nostro goal? Nell'integrare la bellezza che si c'era dietro a quell'esperienza negativa. Vi ricordate quando nei primi podcast vi dicevo, quando avevo compreso questo meccanismo, dammene ancora, è una sensazione negativa? Confluisci tutto dentro di me, fammi esplodere di questa esperienza. Non la respingo, perché una volta che mi esplode dentro, ci rendiamo conto che quell'esperienza è stata voluta dal tuo sé superiore, ossia dal tuo Dio, affinché tu ti rendessi libero dalla tua mente che vuole controllare e non riesce a contenere l'abbondanza meravigliosa e infinita di cui tu sei espressione. La nostra mente, essendo limitata, non può contenere l'incontenibile, l'infinita bellezza. E quindi tutte le prove ci servono a vedere quanto siamo preparati a un'infinità di bellezza. Come si fa a raggiungere questo step? Il dolore è una straordinaria occasione in cui tu puoi fare l'esperienza della libertà. Ogni dolore, ogni problema, ogni ansia è una straordinaria opportunità di fare esperienza della libertà. Come? Vivendoti totalmente il dolore,
l'ansia e lo stress, o comunque quello che ha a che fare con il negativo. Trascendere il male e il bene, giudizio positivo e negativo. È lì che sta il gol, no? Il grande mago cos'è? Colui che capisce che tutto ciò che gli arriva è una benedizione, perché è la tua anima, il tuo sé superiore che te lo mette davanti per forgiare, per temprare la tua forza, quanto riesci a contenere di bellezza. Allora il dolore non è altro che l'altra faccia di una medaglia incredibile di cui la tua mente non si riesce a fare capace. Allora, perché vi faccio tutta questa premessa? Perché quando abbiamo la separazione con una persona, quando abbiamo il distacco, ok, la vita è tutta privazione, separazione. Perché il nostro goal è toccare l'invisibile. Quindi è nell'invisibile che si fanno i giochi. Se tu senti una mancanza di qualcosa, quella mancanza è una straordinaria opportunità affinché tu possa accedere a quello che non si vede con i sensi fisici, con l'ego. E quindi queste carte sono nate per un processo alchemico di questa natura. E allora voglio fare questo esperimento. Facciamo questa serie di video, magari ne faccio solo 2. Mi sta venendo questa ispirazione, quindi devo farlo. Con la complicità del tuo sé superiore. Allora, la persona a cui stai pensando o l'amore a cui stai tendendo, l'amore perfetto, o la persona a cui stai pensando, magari che ti dà del dolore, la separazione, ok. O comunque, no, la persona che ti ha acceso un'esperienza interna di grande spessore. Oppure l'amore a cui stai tendendo che ti ha acceso la voglia di vivere quell'esperienza di integrazione. Allora, quell'evento, quell'innamoramento o quell'amore o quella cosa a cui stai tendendo, chiamata, no, l'esperienza di vivere una relazione, è il tuo sé superiore. Il tuo grande amante è il tuo sé superiore, che si incarna nelle figure che arrivano davanti a te o nell'archetipo che tu stai chiamando a te. È una sorta di avatar. Ve lo ricordate, ve l'ho detto qualche tempo fa? Io iniziavo a vedere il mio amore in tutte le persone di cui mi innamoravo. Era una stessa entità. E questo mi ha fatto fare un cambio di prospettiva straordinario. Perché, come vi dico sempre, non è la persona l'evento, no. È l'energia amorosa che si accende in te, l'eros, la scoperta, la crescita, l'espansione. E la nostra mente ha paura di quest'eros, di questa esperienza, bloccando la fluidità di tale esperienza, bloccando il lasciarsi andare a quell'esperienza. Chi è che ha paura di lasciarsi andare? L'ego. L'ego ha paura della morte. Lasciarsi andare significa morire al proprio ego e svegliarsi al tuo io, al tuo sé. Morire al tuo ego e fare l'amore con il sé. È un'esperienza mistica straordinaria. Un'opera sciamanica, direi. Allora, oggi iniziamo prendendo una sola carta per vedere il tuo sé superiore, che è colui che crea l'esperienza dell'innamoramento, dell'incontro con una persona. Meditiamo su una carta che esce, va bene? Ok, vediamo un po'. Vediamo un po', meditiamo sulla carta che esce. Ne prenderemo solo una. Il tuo sé superiore
su cosa vuole farti mettere l'attenzione in questo momento, affinché tu possa connetterti a lui sempre di più e lasciarti far l'amore con lui. Vediamo. Vediamo cosa ti vuole dire il tuo sé, in qualità del tuo solo e unico grande amante. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Allora, qua parliamo di una persona, parlo una persona in generale, cioè tu, io, no? Tutti, la persona a cui stai pensando, che ha avuto paura di un amore viscerale, stratosferico, di un amore senza l'io. Qua parliamo di una persona che sei tu, Qua parliamo di una persona che tu, come me, come tutti, che abbiamo paura di annullare l'io per fonderci col tutto, cioè con l'amore. Parliamo di una persona che vuole il controllo. Il controllo non ha niente a che fare con la felicità, con la libertà, perché la libertà è sinonimo di felicità e viceversa, felicità è sinonimo di libertà. Allora questa carta ci fa pensare che non ci siamo mai sentiti degni di nulla e siamo sempre scappati dalla realizzazione della bellezza amorosa, mettendoci dentro il controllo, mettendoci dentro il mentale. Allora il tuo sé ti sta chiedendo con questa carta: sentiti degna, non aver paura dell'assoluto, non aver paura dell'infinita bellezza che attraverso te si manifesta. Ti hanno insegnato di aver paura, ti hanno indotto al condizionamento, alla morale, al controllo. Ti hanno insegnato una determinata cosa che ha a che fare con una società moralistica. La verità è che tu sei degna di una vastità, di qualcosa di inimmaginabile. Perché inimmaginabile? Che la tua mente non lo può contenere. Allora qua il tuo sé ti sta dicendo che affinché tu possa manifestare fuori quello che sei già dentro, non aver paura. Non aver paura. Non aver paura di morire all'io e nascere nell'uno. Non aver paura. Il tuo sé ti sta anche dicendo che ti ha dato l'illusione di essere scappato da te, perché tu non potevi supportare tanta luce. E allora, proprio come Dio, che siamo poi noi, ci mette davanti l'illusione, i veli che esista separazione, allora il tuo sé ti ha fatto credere che esistesse una separazione fra te e l'altro, perché è soltanto nella mancanza che tu ricerchi l'invisibile. È soltanto quando senti mancanza di qualcosa tu hai la straordinaria opportunità di andare a conoscere l'invisibile, quello che non si vede. Quello che non si vede è quello che manca. Grazie alla mancanza tu fai esperienza dell'invisibile, cosa che altrimenti non potresti fare. La mancanza è lo straordinario strumento
è lo strumento privilegiato dalla vita per connetterci all'invisibilità. E quindi quando a te manca qualcuno, che ti manchi a livello che non ci sia, la conosci già questa persona, o che ti manchi l'amore che vorresti, quelle mancanze ci servono per connetterci all'invisibilità e per stabilire un rapporto unico con ciò che c'è oltre ai sensi dell'io, i 5 sensi, e per iniziare a stabilire un contatto amoroso, vero, con il tuo sé superiore. Il tuo sé superiore e l'anima, la stessa cosa. Allora, oggi il tuo sé superiore ti dice non aver paura, non scappare più da me, non scappare da me, sono io il tuo unico e grande amante. Mi hai sempre rifiutato, perché credevi che l'amore fosse quella cosa che tu puoi vedere e toccare. Ma quella cosa che tu puoi vedere e toccare è un'illusione dell'io. Non lasciarmi più, ti dice il tuo sé superiore, perché nella misura in cui non mi lascerai più, io ti manifesto nella realtà l'abbondanza che meriti, che ha a che fare con la manifestazione di una persona, di cui non sentirai più mancanza, perché ti sei connessa con me. Ti chiedo di amarmi, ti dice il tuo sé superiore. Ti chiedo di abbandonarti a me. E l'altro fuori, la persona che arriva da te, sarà lo specchio dell'amore che tu provi per me. Ragazze mie e ragazzi, non cercate di capire quello che adesso stiamo dicendo. Sentitelo e basta. Vi si farà chiaro nelle ore successive, nei giorni, perché una parte di voi, la vostra mente vorrà adesso capire ancora di più a fondo, no? Ecco, chi è che vuole capire e analizzare? L'io, l'ego, che è sempre lo stesso che non ti fa vivere una vita appagante, come relazioni appaganti. Ti fa vivere relazioni nel disagio perché hai paura di perdere. Hai paura della mancanza. L'io, l'ego ha paura della mancanza e quindi ti farà sempre vivere relazioni non appaganti perché ti farà essere vittima della mancanza. Quando tu ti allinei e fai l'amore con il tuo sé superiore, capisci che la mancanza è lo strumento privilegiato dalla vita per connetterti all'invisibilità, per connetterti al sé. E quando tu sei in unione d'amore con il sé, niente può mancarti fuori e di conseguenza, vibrando in quello stato, manifesti davanti a te persone integre, appaganti. Quindi, ragazze mie e ragazzi, per oggi, per questo video concludiamo qui. Ripeto, non cercate di capire, sentite, va bene? Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua.